Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Esilgan Havas Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento, 11 novembre 2021. Cos'è Esilgan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Esilgan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Esilgan? Esilgan è un farmaco a base del principio attivo estazolam, appartenente alla categoria degli ipnotici e sedativi benzodiazepinici e nello specifico derivati benzodiazepinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Havas Pharmaceuticals SRL. Esilgan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Esilgan 1 mg 30 compresse. Esilgan 2 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Kepla Pharmarzneimit GmbH. Concessionario: Havas Pharmaceuticals SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: estazolam. Gruppo terapeutico: ipnotici e sedativi benzodiazepinici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate solamente quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio. Posologia. La durata del trattamento dovrebbe essere la più breve possibile. Generalmente varia da pochi giorni a 2 settimane, fino a un massimo di 4 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale. Talvolta può rendersi necessario prolungare il periodo di trattamento oltre al massimo. In tal caso questo non deve aver luogo senza aver prima rivalutato la condizione clinica del paziente. Il trattamento dovrebbe essere iniziato con la dose consigliata più bassa. La dose massima non dovrebbe essere superata. Il dosaggio va rapportato all'età, allo stato generale del paziente e alla sintomatologia. Per la reattività molto variabile agli psicofarmaci, l'uso e la posologia di estazolam devono improntarsi a criteri prudenziali nei pazienti anziani, debilitati, in quelli con modificazioni organiche cerebrali, specie arteriosclerotiche, o con disfunzione epatica o renale o insufficienza cardiorespiratoria. Si consigliano le seguenti dosi: insonnia comune, con sintomatologia lieve nel paziente anziano: 0,5-2 mg la sera prima di coricarsi, mezza compressa da 1 mg, o 1 compressa da 1 mg, o 1 compressa da 2 mg. Insonnia ostinata, insonnia legata a malattie psichiche o dovuta a fatti nevrotici, insonnia conseguente a malattie somatiche: 2-4 mg la sera prima di coricarsi, 1-2 compresse da 2 mg. Controindicazioni: miastenia grave, ipersensibilità al principio attivo, alle benzodiazepine o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Insufficienza respiratoria grave, sindrome di apnea nel sonno, insufficienza epatica grave. Età pediatrica: primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tolleranza: dopo un uso ripetuto per alcune settimane, si può verificare una riduzione dell'effetto ipnoinducente delle benzodiazepine. Dipendenza: l'uso delle benzodiazepine può portare a una dipendenza fisica e psicologica. A questi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'assunzione concomitante con alcol va evitata. L'effetto sedativo può essere aumentato se il farmaco viene assunto congiuntamente ad alcol. Ciò compromette la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Esilgan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Esilgan durante la gravidanza e l'allattamento? L'uso di estazolam non è raccomandato nelle donne in gravidanza o che intendano intraprendere una gravidanza. Non somministrare nel primo trimestre di gravidanza. Se il farmaco viene prescritto ad una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Estazolam compromette la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, vedere paragrafo 4.8.
La sedazione, l'amnesia, l'alterazione della concentrazione e della funzione muscolare possono influenzare negativamente la capacità di guidare o usare macchine. In caso di durata insufficiente del sonno, la probabilità di una riduzione della vigilanza può aumentare. Questi effetti sono potenziati dall'assunzione di alcol, vedere paragrafo 4.5. I pazienti devono essere avvertiti di non guidare e di non utilizzare macchinari pericolosi quando assumono Esilgan. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi e per frequenza. Le frequenze sono definite come molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, da 0 yen 1/100 a 1/10. Non comune, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Come con altre benzodiazepine, una dose eccessiva non dovrebbe rappresentare un rischio per la vita, a meno che queste non siano state assunte in concomitanza ad altre sostanze deprimenti il sistema nervoso centrale, incluso l'alcol. Il sovradosaggio di benzodiazepine si manifesta principalmente per gradi di depressione dell'SNC e può andare dalla sonnolenza al coma. Nei casi lievi i sintomi includono sonnolenza, confusione mentale e letargia. Nei casi gravi, i sintomi possono includere atassia, ipotonia, ipotensione e depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Trattamento. Nel trattamento dell'iperdosaggio da qualsiasi specialità medicinale, è necessario tenere presente che potrebbero essere state assunte contemporaneamente più sostanze. In caso di sovradosaggio di benzodiazepine per uso orale, dovrebbe essere indotto il vomito, entro un'ora, se il paziente è cosciente, o intrapresa una lavanda gastrica, con protezione delle vie respiratorie, se il paziente è in stato di incoscienza. Se lo svuotamento dello stomaco non dovesse portare alcun vantaggio, somministrare carbone attivo per ridurre l'assorbimento. Attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle funzioni respiratorie e cardiovascolari nella terapia di urgenza. L'iperdosaggio di benzodiazepine si manifesta solitamente con vari gradi di depressione del sistema nervoso centrale che variano dall'obnubilamento al coma. Nei casi lievi i sintomi includono obnubilamento, confusione mentale e letargia. Nei casi più gravi i sintomi possono includere atassia, ipotonia, ipotensione, depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Il flumazenil può essere utile come antidoto. Il flumazenil può stimolare convulsioni, specialmente nel paziente epilettico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ipnotici, sedativi. Derivati benzodiazepinici. Codice ATC. N05CD04. Estazolama è un ipnoinducente non barbiturico, appartenente a una famiglia di benzodiazepine. Le triazolbenzodiazepine. Estazolam esercita la sua attività ipnogena riducendo proprietà farmacocinetiche. Estazolam non determina accumulo. Nell'animale da esperimento, estazolam viene assorbito soprattutto a livello del duodeno e i livelli cerebrali risultano praticamente sovrapponibili a quelli ematici poiché a copyright il farmaco supera facilmente dati preclinici di sicurezza. La DL50 per via orale varia tra 740 e 3200 mg/kg a seconda della specie animale. Il farmaco non ha evidenziato effetti teratogeni e non ha influenzato la fertilità degli. Elenco degli eccipienti: lattosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.